4 ragazze per un abito da principessa. Sì, perché Sayaka Kurara, Azusa Inaba, Hanan e Rina si contenderanno la scarpetta di cristallo nello show di sabato 15 marzo con l'obiettivo di conquistare il Cinderella Tournament, un torneo che ha lanciato molti talenti e che ora sono diventate delle vere e proprie star. È chiaro dunque che tutte e 4 le atlete coinvolte vorranno proseguire le orme di chi le ha precedute, ma per fare ciò prima dovranno superare le semifinali con Sayaka Kurara pronta ad una sfida al cardiopalma contro Azusa Inaba. La stella di Cosmic Angels ha dovuto superare 2 ostacoli all'apparenza insormontabili per conquistare la semifinale. Dapprima ha dovuto battere Ruaka, un'avversaria difficile, ma che Kurara ha saputo sconfiggere con furbizia, approfittando delle regole del torneo, eliminando Ruaka dalla contesa grazie all'over the top rope. Ai quarti di finale invece ha dovuto superare Ranna Yagami, una giovane wrestler che come Kurara ha fame di vittorie, ma che in questo caso non è bastato per permetterle di battere Sayaka Kurara. Azusa invece è stata un po' più fortunata, diciamo, sì, perché nella prima fase del torneo la Inaba ha dovuto sconfiggere Rian, un'avversaria che non l'ha minimamente impensierita, per poi avere la fortuna di saltare direttamente alla semifinale, skippando i quarti grazie al pareggio avvenuto tra Hanako e Aya Sakura, che si sono eliminate entrambe dal torneo. Uno scontro dunque quello tra Sayaka Kurara e Azusa Inaba che metterà ancora una volta Cosmic Angels in contrapposizione a Hate, mentre nella seconda semifinale ci sarà una vera e propria sfida in famiglia, visto che Hanan affronterà la sorella minore Rina. Per arrivare a ciò, Hanan ha dovuto sconfiggere 2 avversarie davvero temibili, sì, perché nella prima fase è stata costretta ad eliminare Tomoki Inaba, mentre ai quarti ha sconfitto Miyu Hamasaki, 2 avversarie molto difficili che Hanan ha comunque saputo sconfiggere grazie al suo talento. D'altro canto Rina ha dovuto invece affrontare Yuria Hime nella prima fase e ai quarti Tabata, la star del CMLL. 2 avversarie di comodo, se vogliamo, che hanno impensierito poco e nulla Rina, che è stata brava a sbadazzarsi di loro in tempo zero. Una battaglia, quella tra Hanan e Rina, che può di certo regalare spettacolo, soprattutto perché le 2 sfidanti si conoscono a menadito, avendo coltivato la passione per il wrestling fin dalla nascita. A mio avviso queste 2 semifinali porteranno Sayaka Kurara e Rina a sfidarsi in finale per rinverdire nuovamente il confronto tra Cosmic Angels e Hate, che negli ultimi mesi ha toccato importanti sogli di odio reciproco, con a capo la rivalità tra Tam Nakano e Saya Kamitani. Una finale che sarà molto sentita da parte di entrambe le atlete che, oltre a rappresentare se stesse, avranno anche il compito di rappresentare la propria unit in una battaglia che potrebbe anche fare la differenza nella faida tra Tam Nakano e Saya Kamitani. Il mio pronostico comunque resta sempre quello e vede Rina vincere il torneo per consacrare ancora più la sua posizione all'interno del roster della Stardom. Una posizione già ben salda grazie alla prestazione sfoggiata nel match valevole per il Wonder of Stardom Championship contro SLK a Path of Thunder. Una vittoria che potrebbe dunque portarla nuovamente a bussare alla porta di Starlight Kid per richiederle un rematch, probabilmente a All Star Grand Kingdom, dove le 2 potrebbero sfidarsi ancora una volta in un match valido per la White Belt.
Un match che potrebbe anche portare Rina al top della Stardom, ma che per ora è solo un punto interrogativo, diciamo. Visto che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, anche perché è giusto non sottovalutare Sayaka Kurara e la sua voglia di rivalsa per dimostrare a Hate e al mondo intero che Cosmic Angels può contare su di lei anche in caso di addio di Tam Nakano. Una vittoria in effetti che darebbe un po' di respiro alla stable, che ora ha bisogno più che mai di successi e di positività per non farsi schiacciare troppo dai fatti nefasti e incombenti. Non ci resta dunque che attendere sabato 15 marzo per scoprire chi vestirà il bellissimo abito da principessa. Intanto voi potete lasciare i vostri pensieri qua sotto nei commenti e non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre vi ricordo che qua sotto in descrizione ci sono tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto tutto dedicato al wrestling femminile mondiale che vi tiene aperta una finestra sulle vostre atlete preferite grazie a news, risultati dei vari show, articoli dedicati alle rivalità più accese e così via. Vi rimando ai link che trovate qua sotto in descrizione per tutte le info. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima. Bye poi!